Se non siete degli appassionati di mercatini stilografici, dell'antiquariato, dei pen show o comunque del vintage in generale, il nome Esterbrook, insomma, non vi dirà molto. Infatti non è così conosciuto al grande pubblico, eppure sappiate che ha fatto la storia della penna stilografica. È un'azienda statunitense che, per questo motivo, trovate nella confezione rinata, benvenuta, ben ritornata a Esterbrook, perché è stata una delle più grandi, se non la più grande azienda nella storia americana. Aveva una produzione giornaliera esorbitante. Per l'epoca le sue penne sono passate per le mani di grandi artisti, dalla scuola Disney, dai presidenti degli Stati Uniti e da tantissimi altri personaggi del mondo della cultura, e quindi insomma il nome ed il prestigio Esterbrook è garantito. E poi c'erano tanti pennini, una gran varietà di pennini, alcuni ancora oggi molto ricercati. La Esterbrook Camden, questa è la collezione, è un'edizione speciale ispirata niente po' di meno che all'Oktoberfest. Forse questo può richiamare effettivamente il colore della bionda, della birra, ma anche di qualche birra un po' più scura che scorre a fiumi in questo grandissimo e conosciutissimo festival. Non mancano i dettagli su questa penna, che si presenta, certo, con una plastica, con una resina, chiamatela come volete, ma molto gradevole. Non mancano le rifiniture, bello il fermaglio, molto liscio, molto netto nelle sue linee. Il richiamo al brand dell'azienda e poi tanta colorazione che cambia anche per via di quello che c'è all'interno. Andiamo a svitare, andiamo a vedere. Il caricamento avviene con una cartuccia oppure con un converter che viene fornito nella confezione. Il pennino è proposto in tutte le gradazioni principali. Non è un mistero che non sia prodotto da Esterbrook, che invece nella storia ci ha fornito dei pennini di tutto rilievo. Molto bene la sezione, guardate come e quanto bisogna svitarla per arrivare a sfilare il fusto. Si vede nettamente questa sezione metallica che tiene per l'appunto tutta la penna in un pezzo, e questa è una cosa che si riconosce quando si usa la penna, la si sente, si percepisce una solidità, un tutt'uno, come se non vi fosse la separazione. Anche il converter è serigrafato Esterbrook, un converter, come vedete qui ho caricato, ve lo dico dopo. La sezione è abbastanza generosa, non è di quelle sottilissime, quindi ripeto, concorre a far sentire la penna effettivamente in mano. Un po' di giri e poi questa guarnizione che avete visto nera, questo O-ring che serve ad attutire appena il serraggio. Il cappuccio è la parte forse più originale di tutta, nel senso che ha un innesto, innanzitutto si avvita, ma un po' come avviene per i medicinali che vengono messi così fuori dalla portata dei bambini, vedete c'è una sorta di piccolo molleggio che, senza aver superato il quale, la penna non si avvita, quindi bisogna fare così. Dobbiamo avere due azioni combinate, quindi spingere e innescare il primo giro. La riceviamo così in questa scatola inconfondibilmente Esterbrook, e trovo anche molto piacevole l'astuccio in questo tessuto molto grossolano con la grana molto sensibile al tatto, Esterbrook rosso, e all'interno American's Original Reborn, sì, la rinascita di Esterbrook. La Camden, una cartuccia, abbiamo detto il converter, non c'è molto altro all'interno di questo astuccio se non questo biglietto così piccolo e anche delicato, che è un benvenuto e insomma vi ricorda che il brand è a disposizione con tanti articoli. Già, una delle caratteristiche della penna Esterbrook è quella di avere la possibilità di scegliere anche dei pennini lavorati da dei nib master selezionati da Esterbrook, e quindi con i quali questa azienda collabora per fornire delle punte, sono 4 al momento, più che delle punte, delle rifiniture molto particolari.
Questo è il programma di customizzazione dei pennini da parte di Esterbrook. Siamo sul loro sito, eccolo qua, e qui abbiamo i 4 pennini. La penna di oggi presenta quella che viene denominata needle point. Ci viene detto che si può scrivere con questa penna tanto nel foglio della scrivania quanto nell'agendina piccola, perché si riesce a farlo molto bene. Pennino needlepoint, insomma, inutile dire che la scorrevolezza c'è tutta, però è anche vero che, insomma, è una F. Sì, se dovessi però compararlo, ad esempio, all'extra fine della Platinum, della Pilot, scrive piuttosto come un F, piuttosto che un extra fine, e di sicuro non è il più extra fine che abbia provato. Però c'è un discorso però che lo differenzia, lo caratterizza, e cioè il fatto che si possa, come vedete, scrivere in maniera pratica, in maniera senza avere alcun impuntamento in nessuna direzione. Pensate, pure andando in alto verso sinistra, dove normalmente il pennino si impunta. Quindi il lavoro del Nib Master non è stato tanto orientato verso avere un tratto sottilissimo, no, piuttosto verso un tratto sottile ma molto molto scorrevole. Diciamo che è un extra fine europeo, quello senz'altro. No, là è il peso. C'è un appunto che faccio a questa penna, come del resto a tutte quante le penne che possiedono un pennino extra fine, e cioè quando ci troviamo ad avere un pennino sottile abbiamo bisogno di governare meglio la penna e quindi ci portiamo un pochettino più verso la punta del pennino perché dobbiamo controllarla meglio. È chiaro che se ci spostiamo indietro il pennino scrive lo stesso, però abbiamo minor controllo, quindi ci portiamo qua. Ma ogni volta che ci portiamo qua dobbiamo fare i conti con una sezione che in questo caso per le mie dita è assolutamente normale, però appare un po' generosa. Ecco, un pennino sottile, un pennino che necessita di essere guidato dovrebbe avere una impugnatura un pochettino più sottile. Questo ovviamente per le mie mani, per quelle vostre, sarà probabilmente diverso se avete una mano più grande della mia. Con una mano più piccola come la mia appare leggermente sovrabbondante questa sezione. Vabbè, ma fin qui è tutto facile, ma certo che è tutto facile, perché le ho dato in pasto una carta liscia, adesso invece voglio darle in pasto una carta che appartiene ad un blocco con una carta molto porosa. Non è mica facile, allora la proviamo subito, facciamo qui la prova del 9.
Sentite come cambia lo scorrimento. Ve lo faccio sentire? Sentite come gratta di più? Qui scorre, qui gratta. Ok, proviamola. Direi che la prova è più che superata, perché, come avete sentito, la penna è vero che fatica appena di più, ma scorre anche qui in tutte le direzioni. Tutt'al più può capitare, lo vedremo nell'analisi ravvicinata, che siccome viene richiesto più inchiostro perché la carta è più porosa, un pennino così esiguo a volte, ecco qua, nei cambiamenti di direzione può rimanere senza. Ma la prova più importante è questa: sono questi tratti che sono i più ostinati. Guardate, anche inclinando, no, qua proprio non può farlo, anche inclinando la penna, soprattutto verso destra, perché verso sinistra è proprio un lato morto, non riesce ad arrivare proprio l'inchiostro, la penna scrive anche in questa circostanza. E su una carta così porosa provo a metterla dritta, a metterla così. Andiamo a vedere ancora qualche prova invece di cambio di angolazione, cioè questo pennino mantiene un tratto costante. Questa è la mia inclinazione naturale, direi che tanto appare in verticale quanto in orizzontale. Provo a metterla a 90 gradi. Innanzitutto devo farvi presente che la penna scorre. Questo è una prova che magari può significare poco raccontata così, ma quando ci troviamo ad appuntare su una agendina, su un taccuino, ci capita molto spesso di tenere la penna più orientata verso i 90 gradi. Quindi è importante che una penna che utilizziamo per quello scopo sappia scrivere anche così. L'angolazione corretta e questa ci fornisce un tratto che sì è sottile, ma ripeto, un extra fine europeo. Se invece la porto a 90 gradi, come potete vedere, eccolo qua, il tratto diventa ancora più sottile. Provo, nonostante la camera, il tratto è un po' più sottile. Quando invece vado ad angolarlo ancora di più, come in questo caso, quindi scrivo raso terra, come potete vedere il pennino lascia un tratto leggermente maggiore, come potete anche desumere dalla finitura del pennino che vi ho mostrato prima nelle immagini ravvicinate. In conclusione, è un pennino che fa ottimamente il suo lavoro. Se siete alla ricerca di una penna stilografica da usare tanto, diciamo, quando si va di fretta, ma con un pennino sottile, ma tanto anche da dedicarvi alla calligrafia, direi che questa finitura fa anche al caso vostro, nel senso che non ha quelle impuntature, non ha quegli angoli ciechi o angoli morti che spesso insomma procurano un po' di disagio per chi non è abituato a lavorare con la penna stilografica o non ha ancora acquisito il giusto mestiere. La penna è bella, certo, piace o non piace, questo riguarda i gusti personali. Apprezzo molto che la sezione di innesto fra la sezione e il fusto sia veramente ben ancorata e la penna sembri quasi un tutt'uno. A voi tutti amici, grazie Daniel per avermi prestato questo favoloso kit e occhio a non bere troppa birra visto che si chiama Oktoberfest. Ciao!